Fuori di cresta, titolo originale SLC Punk, è un film indipendente del 1998, diretto da James Merendino, che esplora la scena punk rock nella Salt Lake City degli anni '80. Con una combinazione di satira sociale e dramma, il film segue le vicende di due giovani punk, Steve e il suo amico Heroin Bob, che cercano di vivere fuori dagli schemi nella conservatrice Utah. Il film è diventato un'opera di culto per i fan del punk e per chi si riconosce nello spirito ribelle e antisistema. Steve e Bob, i due protagonisti, sono amici d'infanzia che si definiscono punk, sia per lo stile di vita sia per la visione anarchica del mondo. Vivono di espedienti, tra festini, scazzottate e rifiuto delle regole della società. Nonostante il suo soprannome, Heroin Bob non fa uso di droghe, mentre Steve affronta la vita in modo spregiudicato, sostenendo ideali di caos e anarchia. Tuttavia, sotto la superficie di questo stile di vita apparente, Steve inizia a mettere in discussione la propria esistenza e i valori che ha sempre proclamato. Attraverso una serie di eventi traumatici e momenti di introspezione si rende conto delle contraddizioni del proprio mondo e dell'influenza della propria educazione familiare, riconsiderando cosa voglia davvero dal futuro. Il personaggio di Steve nel film è ispirato alla vita del regista James Merendino, anche se prende il nome dal musicista Steven Egerton, originariamente conosciuto come Steve O'Reilly, che ha suonato in band punk di Salt Lake City e Los Angeles come i Descendants. Merendino ha basato la storia sulla sua esperienza a Salt Lake City, creando personaggi ispirati a persone reali, pur non essendo un'opera autobiografica. In Fuori di cresta, i personaggi sono ritratti in modo profondo e sfaccettato, andando oltre gli stereotipi della cultura punk per esplorare le complessità emotive e psicologiche dei giovani ribelli anni '80. Steve è il cuore del film ed è interpretato da Matthew Lillard, che offre una performance memorabile. Il personaggio è un giovane idealista, profondamente anarchico e convinto dei suoi ideali punk, ma allo stesso tempo tormentato da dubbi sulla propria identità. Lillard riesce a trasmettere con intensità le contraddizioni di Steve, un ragazzo che da un lato desidera rompere ogni schema imposto dalla società e dall'altro sente il peso di aspettative familiari e personali. La sua interpretazione è espressiva e carismatica e Lillard porta sullo schermo uno Steve complesso che parla direttamente al pubblico con un'ironia amara che rende le sue riflessioni ancora più coinvolgenti. Heroin Bob, il migliore amico di Steve, interpretato da Michael A. Gudgeon, è un personaggio leale e protettivo, che rappresenta una sorta di stabilità nel caos della vita di Steve. La sua avversione per le droghe e il suo atteggiamento razionale lo rendono il contrappeso emotivo del protagonista, e la chimica tra i due amici sullo schermo è palpabile. Gudgeon riesce a trasmettere l'affetto e la fedeltà di Bob verso Steve, offrendo una performance toccante, soprattutto quando le fragilità di Bob emergono in modo drammatico. Sandy è l'interesse amoroso di Steve, una giovane donna che condivide lo stile di vita punk e anticonformista. Interpretata da Jennifer Lien, Sandy è vivace e impulsiva, ma appare anche più consapevole rispetto a Steve. Lien offre una performance autentica e naturale, che permette al pubblico di comprendere come Sandy rappresenti per Steve un legame con il mondo esterno e al tempo stesso una tentazione verso un'esistenza meno radicata nei suoi ideali. Il film presenta anche una serie di personaggi secondari che rappresentano diversi aspetti della scena punk giovanile degli anni '80. Tra questi ci sono figure eccentriche e caricaturali, come Mike, interpretato da Jason Segel, un punk che ha idee più moderate e sogna un futuro stabile, e Johnny il Mod, interpretato da James Duval, un personaggio eccentrico che aderisce allo stile mod, creando un contrasto con Steve. Ciascun attore apporta un'interpretazione che contribuisce a costruire un mondo corale e credibile, fatto di personalità uniche e idiosincratiche. In SLC Punk, James Merendino esplora le sottoculture giovanili degli anni '80 a Salt Lake City, mostrando le diverse tribù urbane con i loro valori e stili distinti. Queste tribù non solo definiscono l'identità dei protagonisti, ma anche i loro scontri e alleanze.
Il film, con il suo tono satirico e realistico, evidenzia le dinamiche di appartenenza e opposizione che animano la vita dei giovani ribelli, i quali trovano nelle tribù un modo per sentirsi parte di una comunità alternativa. Al centro della storia c'è la tribù dei punk, rappresentata da Steve e Heroin Bob, accompagnati dai personaggi di Sean, Megan e Mike, anche se quest'ultimo non si veste da punk. Incarnano una ribellione contro la società borghese e il sistema, attraverso un'estetica aggressiva, caratterizzata da capelli colorati e abbigliamento strappato e un atteggiamento anarchico. Un'altra tribù è quella dei mod, rappresentati da Johnny il Mod. Il mod è uno stile che ha le sue radici nella scena inglese degli anni 60, ispirato all'estetica della musica soul e ska. Nel film, i mod appaiono come un'alternativa più estetica e orientata alla moda rispetto ai punk, con un abbigliamento elegante, capelli ben curati e uno stile di vita che, pur trasgressivo, è meno autodistruttivo. C'è la tribù dei metallari, rivali dei punk, che esprimono la ribellione soprattutto attraverso la musica heavy metal. Condividono uno stile di abbigliamento caratterizzato da giubbotti in pelle, jeans strappati e capelli lunghi. Anche i metallari si oppongono alle norme della società, ma la loro ribellione è più legata al culto del duro. C'è poi la tribù dei redneck, i conservatori, composta dalla gente rurale dello Utah, che indossa berretti da camionista e camicie di flanella e vanno in giro su grossi camion. C'è la tribù dei neonazisti, ragazzi bianchi che indossano tute pseudo-militari e bracciali nazisti, antagonisti delle altre tribù. Ci sono i New Wavers o neo-hippie, pacifisti e ispirati alla cultura anni 60 e 70, che si vestono come New Romantics. Rappresentano una controcultura meno aggressiva, spesso derisa dagli altri gruppi. La loro presenza nel film serve a ricordare che il movimento alternativo può assumere molte forme, anche quelle più pacifiste e spirituali. Infine, anche se non sono una tribù alternativa, gli yuppie, simbolo del conformismo borghese, che incarnano i valori contro cui i punk si ribellano: il successo economico, l'ambizione professionale e la ricerca di una vita stabile e conforme, ma rappresentano anche il futuro che Steve cerca di evitare, ma che in fondo sembra inevitabilmente destinato a confrontare. Steve, infatti, viene da una famiglia benestante e istruita e i suoi genitori sperano che lui un giorno diventi un avvocato yuppie. La regia di Merendino è audace e utilizza uno stile energico che rispecchia la natura turbolenta dei protagonisti. Con SLC Punk, Merendino adotta un ritmo irregolare che passa da scene di pura follia punk, con movimenti di camera agitati e quasi improvvisati, a movimenti più contemplativi, in cui la macchina da presa si sofferma sulle espressioni e sui dubbi di Steve. La fotografia, curata da Greg Littlewood, crea un contrasto visivo che riflette lo stato mentale dei personaggi e la dicotomia tra la vita ribelle dei punk e l'ambiente oppressivo in cui vivono. I colori sono saturi e vibranti nelle scene punk, con toni accesi di blu e rosso, conferendo alle immagini un aspetto quasi psichedelico, mentre le scene della monotona vita quotidiana a Salt Lake City sono fredde e desaturate, quasi spente, enfatizzando il contrasto visivo. La fotografia gioca molto anche con angolazioni estreme, come inquadrature dal basso o dall'alto, per aumentare l'effetto di distorsione e di caos visivo. La scelta di Salt Lake City, città conservatrice e religiosa, sottolinea il senso di oppressione e la ribellione dei protagonisti. Steve e Bob si muovono tra paesaggi urbani spogli e asettici che danno un senso di isolamento e mancanza di appartenenza, rispecchiando perfettamente il loro disagio interiore e il contrasto tra la loro identità punk e l'ambiente in cui vivono. Le location sono volutamente scelte per apparire anonime e decadenti, vecchie case, negozi trasandati e sotterranei, e simboleggiano il loro desiderio di fuga dalla conformità. Il montaggio di SLC Punk è veloce e dinamico, rispecchiando il caos e la disordinata vitalità del mondo punk. Il film alterna velocemente scene intense di feste e risse, momenti di riflessione interiore e dialoghi diretti con il pubblico, creando un ritmo irregolare e volutamente spigoloso, che richiama l'imprevedibilità dei personaggi e della loro vita.
Una delle scelte stilistiche più efficaci del montaggio è l'uso della tecnica di rottura della quarta parete, che rende il film più intimo e personale, permettendo al pubblico di entrare nella mente di Steve e di comprendere i suoi dubbi e contraddizioni. Il montaggio utilizza queste pause come riflessioni istantanee e ironiche, offrendo spunti di critica sociale e approfondendo il personaggio senza rallentare il ritmo complessivo. La colonna sonora di SLC Punk è composta da brani iconici della scena punk e alternative rock, che rafforzano l'atmosfera ribelle del film e riflettono l'energia e la frustrazione dei protagonisti. Con musiche di band come The Stooges, Dead Kennedys, Ramones e Minor Threat, il film ricrea l'autenticità della cultura punk anni '80. Ogni brano è inserito con attenzione nelle scene per rafforzare i momenti emotivi e le tematiche della storia. Durante le scene più esuberanti, come le feste e le risse, le canzoni punk si mescolano con il montaggio frenetico, intensificando l'esperienza e dando una carica adrenalinica che coinvolge lo spettatore. Mentre i brani più malinconici accentuano le crisi identitarie e i momenti di vulnerabilità, soprattutto di Steve. In conclusione, Fuori di Cresta è un film che esplora la ribellione giovanile con sarcasmo e intensità, diventando un manifesto per chi cerca un'alternativa alla conformità. Le interpretazioni, specialmente di Matthew Lillard e Michael Gordon, danno tridimensionalità ai personaggi, superando gli stereotipi. Il film rappresenta le tribù giovanili come espressioni di identità e resistenza contro le norme sociali, evidenziando la ricerca di uno spazio di appartenenza. La combinazione di regia, fotografia e ambientazione offre una visione realistica e coinvolgente della scena punk e del senso di alienazione. Il montaggio rapido e la colonna sonora punk amplificano l'energia ribelle e la disillusione dei protagonisti, bilanciando caos e profondità emotiva. Tuttavia, per chi cerca una trama più strutturata o complessa, SLC Punk potrebbe risultare un po' debole nella profondità narrativa. Alcuni spettatori potrebbero trovare il ritmo a tratti caotico, proprio come lo stile di vita dei protagonisti. Ma è anche questo caos che dona al film il suo carattere unico. Pur non essendo perfetto, il film è riuscito a lasciare un segno nel cinema indipendente. Per il suo pubblico di riferimento e per gli appassionati della cultura punk è sicuramente un film notevole. Per altri spettatori resta comunque una finestra interessante su un'epoca e una scena culturale alternativa. Voto 8,5 su 10. Oh,